Ciao a tutti, oggi parliamo di una patologia cutanea che colpisce soprattutto quei cani che hanno tante pieghe, Bulldog, Shar-Pei, Carlino, soprattutto i cani brachicefali, e lo Shar-Pei, diciamo, invece è una razza che ha tantissime pieghe cutanee, quindi questa è la sua patologia. E sto parlando della dermatite delle pieghe cutanee. Questi cani hanno queste pieghe di solito a livello di faccia, di labbra, corpo, lo Shar-Pei, a livello vulvare le femmine, a livello di collo, ok? E sono delle pieghe fondamentalmente che a livello estetico piacciono tantissimo ai proprietari, ma a livello di cute possono dare delle problematiche, e quindi in questo video cercherò di spiegarvi come gestire questi cani e ovviamente di come controllare queste pieghe in modo tale da evitare che il cane abbia questa dermatite delle pieghe cutanee. Prima di iniziare questo video vi ricordo sempre che se non siete iscritti a questo canale iscrivetevi qua sotto sul pulsante, lasciate un mi piace se volete sostenere questo progetto, e se avete delle curiosità scrivetele qua sotto nei commenti, che poi o vi rispondo oppure realizzo un video se magari mi chiedete su una patologia che non ho ancora trattato. Sono molto interessato poi a creare un video ad hoc. Partiamo subito con spiegarvi che cosa avviene fondamentalmente in queste pieghe e il perché diventa un problema se non vengono gestite correttamente. Allora, premettiamo che il problema della piega cutanea, per esempio la piega facciale, è che fondamentalmente all'interno della piega la cute non riesce a respirare. Usiamo un termine che non è corretto, però per farvi capire, cioè non arriva l'aria, si crea un microclima di umidità e di temperatura che è adatto alla replicazione sia di batteri che di lieviti, e quindi fondamentalmente col tempo in quelle zone si crea una dermatite, di solito una piodermite, e che può chiaramente, se voi aprite bene la piega, dovreste trovare un arrossamento molto cute, molto umida, materiale a volte nerastro se passate con una garza, e a volte, se la patologia è in uno stadio avanzato, anche proprio una vera e propria infezione batterica. Questo, ripeto, nelle pieghe facciali, nelle pieghe delle labbra, nelle pieghe della cute, nello Shar-Pei del collo e della coda nel Bulldog, soprattutto quelle coda cavatappi, lì in mezzo si può formare questa piodermite, dermatite delle pieghe. L'altra cosa è la vulva, soprattutto nelle femmine. Nelle femmine di queste razze vedrete che la vulva ha delle pieghe lì, e questa cosa è legata fondamentalmente a un discorso anatomico, nel senso che è proprio a causa del fatto che la cute non passa aria, e quindi si crea proprio le condizioni atmosferiche, diciamo, ideali per la sovracrescita batterica e dei lieviti. Cosa bisogna fare? Allora, lì purtroppo quando si decide di acquistare o adottare questi cani bisogna essere consapevoli che queste pieghe vanno gestite quotidianamente, cioè quotidianamente vanno pulite, esistono in commercio delle salviettine a base di clorexidina, e quindi tutti i giorni dobbiamo pulirle, cercare di tenerle pulite. Queste sono a base di clorexidina perché la clorexidina comunque è un antibatterico e quindi ci va a ridurre comunque la sovracrescita batterica. Quindi fondamentalmente quotidianamente vanno proprio pulite tutte le pieghe, cioè non solo una o due, no, tutte le pieghe si cerca di pulirle. Quindi ricordatevi sempre, quando decidete di adottare questi o comprare questi cani, che avete questo tipo di lavoro da fare. Poi la selezione sta spingendo ad avere meno cani con meno pieghe, soprattutto nello Shar-Pei, però fondamentalmente queste razze chiaramente hanno questa caratteristica, quindi ci sono sempre le pieghe, quindi queste vanno ben pulite quotidianamente, non una volta a settimana, una volta al mese, no, quotidianamente si puliscono bene, in modo da andare a ridurre ed evitare chiaramente che queste pieghe si infettino e ci sia una esagerata sovracrescita batterica. Poi in alcune situazioni si possono, quando poi abbiamo la piega infetta, chiaramente si possono utilizzare anche degli shampoo a base di perossido di benzoile
che aiutano tantissimo nella gestione poi di curare questa patologia. In situazioni proprio estreme, dove queste pieghe il proprietario fa fatica a gestire, si può anche pensare a una chirurgia estetica delle pieghe, però fondamentalmente l'ideale sarebbe quello di essere consapevoli che nel momento in cui si acquistano questi cani è importante fare una cura minuziosa di queste pieghe, in modo da evitare poi il problema maggiore. La difficoltà soprattutto nelle pieghe della coda, quella cavatappi, perché a volte fai veramente fatica, però se avete un bulldog e prendete una salviettina a base di clorexidina e passate intorno alla coda, vedrete che rimane totalmente tutta nera di solito. Quella è malassezia di solito. E quindi fondamentalmente è una patologia di razza, una patologia legata fondamentalmente a un discorso anatomico. Non c'è guarigione, ma c'è una gestione quotidiana della problematica. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima puntata.